Benvenuti o bentornati in questo nuovo episodio. Io sono Elisa E io sono Edoardo. e insieme siamo Partners in True Crime. Dopo anni passati ad ascoltare lei leggermi i testi per Elisa True Crime, ci siamo detti: ma perché non trasformiamo tutto questo in un podcast? 2 venerdì al mese, quindi io mi siederò qui e leggerò al mio partner in True Crime una storia che mi ha particolarmente scioccata. E io commento, faccio domande, ogni tanto racconto e proviamo a riflettere insieme. Benvenuti a Partners in True Crime. Wow, Quindi, benvenuti a casa True Crime. Casa True Crime. Questa è Casa True Crime, anche perché voi non lo sapete, ma poi qua c'è il set di Elisa True Crime, e che è proprio un continuo, è una casa. È casa True Crime, sì, Casa sì, True sì. Crime. Quindi, dopo i primi 10 episodi, anzi 11, 11. abbiamo pensato che forse era il caso di dare una casa a questo podcast ben definita. Sì, e anche darci delle poltrone più comode, perché io su quegli sgabelli, ma loro lo sanno che io, la mia storia su YouTube è fatta di piccoli sgabellini scomodi. Sì, E esatto. quindi almeno adesso abbiamo queste bellissime poltrone su cui ci possiamo anche svaccare. Per non far sentire più l'audio, così che non c'è pericolo. Secondo me lo sentite lo stesso l'audio. Ma comunque siamo in una nuova stagione di Partners in True Crime. E per cominciare bene questa stagione abbiamo deciso che questo episodio lo racconterà il mio partner in True Crime. Allora, in realtà, diciamo la verità, Elisa fino a ieri aveva il moccio che volava, era vero. tutta intasata, non aveva... avrebbe raccontato un episodio così, e quindi per evitare Stai di facendo raccontare questo così... Sì. Poi, grazie a varie sostanze non stupefacenti, No. ma medicinali, E spruzzini vari che ho qua nascosti dietro all'evenienza. Diciamo che sono migliorata, questo raffreddore mi sta mollando, però ormai ci siamo organizzati, quindi... Sì. Ma poi scusate, cioè nel senso, i commenti, c'era proprio del fermento quando ci racconti la prossima storia e io non potevo tirarmi indietro e Giusto. quindi... E quindi cominciamo. Io non so, vabbè, come al solito non so niente, ma di questa storia proprio non so neanche il tema, cioè non so assolutamente nulla. Ti sei organizzato tu e non vedo l'ora di ti sentirla. dico che secondo me ci saranno delle cose su cui tu potrai, secondo me, veramente darci un punto di vista interessante, che poi Ok. sempre scelgo le storie in funzione di quello che per lei può essere, sai, qualcosa che la accenda, no? Perché sennò che commenti... Ok, E bene. quindi, secondo me, ci sarà qualcosa che sarà interessante. Poi ce lo direte voi, ce lo farete sapere. Ah, una cosa importantissima, a casa True Crime ci sono degli oggetti nascosti Sì. che se li indovinate tutti, Vincete... un incontro con Gemma. Non possiamo offrirvi altro. Oppure venite tutti qui a registrare con noi, mi farebbe molto piacere, sarebbe molto figo, però con le luci accese. Sì. Quindi, siccome siamo in una nuova stagione, in una nuova storia, in un nuovo set, ma siamo sempre io e te, È così. iniziamo con la storia di oggi. Vai. Quindi, ci troviamo in America, Ok. tanto per non sbagliare. Sì. E siamo esattamente nello stato americano del Nevada, dove parliamo di una coppia che secondo me, anche in Italia qualcuno la conosce se magari è un amante del genere, ma sicuramente in America sono persone molto conosciute. Cioè, sicuramente lui è molto conosciuto, lei dopo questa storia anche, però in qualche modo a me lui ricorda una coppia di amici che noi conosciamo. Ma adesso arrivo. Ok. E si chiama Aaron Goodwin. Aaron Goodwin. E sua moglie si chiama Victoria Goodwin. Ok. Perché mi ricordano una coppia di amici che più o meno si occupano della stessa tematica. Ok. Deborah e Paolo dei Pitt. Ah, Quindi... e quindi sono cercatori di fantasmi? Esatto. Wow! Ma comunque, dopo Già mi questa piace. breve premessa, adesso entriamo nella storia. Quindi, Aaron Goodwin
nato il 1 aprile del 1976 a Portland, in Oregon, è una star americana dei reality. Ah. Ha raggiunto una popolarità molto, molto vasta in America, soprattutto grazie al suo ruolo nella serie del 2008 Ghost Adventures. Oh. Questa serie riprende molto, secondo me, un po' il lavoro di Deborah e Paolo, perché loro vanno a ricercare un po' dei fantasmi, fanno delle testimonianze, fanno dei video un po'. Quindi tu immaginati, c'è sempre questa atmosfera un po' spaventosa, no? Un po' fantasmosa. Bello. E lui, oltretutto Aaron, è una figura di spicco all'interno delle indagini paranormali. Cioè, uno serio, non è che stiamo parlando di trick e ballacche. Quindi, lui però affronta anche queste cose proprio per cercare di smorzare un po' il tema spaventerrimo. Ok. Cerca di farlo con un tono un po' esuberante, cerca di sdrammatizzare le sue situazioni, quindi ci mette un pizzico anche di ironia, un po' come facciamo noi qui Ok. in queste storie. Però lo fa seriamente, nel senso lui No, ci crede. no, lui ci crede Ok, serio, ok. nel senso lui ci crede serio a tutto quello che fa. Poi dopo questa storia magari ha rivisto un po' alcuni. Oddio, no, non mi fare Ma non spoiler. voglio fare Ok. spoiler. Precedentemente, Aaron, prima di questa sua parentesi in Ghost Adventures, lavorava come cameraman per l'Ultimate Fighting Championship UFC a Che Las cos'è? Vegas, che sarebbe praticamente la principale organizzazione di arti marziali miste che gestisce eventi di combattimento. Ah, Quindi ok. tutti quelli che si ammazzano di botte. Ok, cioè qualcosa completamente diverso. Esatto, però pensa che roba, tu devi seguire i combattimenti come cameraman, tanta roba, voglia di seguire i fantasmi, quello Sì. sarà bello. Quindi, grazie a questo lavoro, comunque, è lì che incontra due produttori televisivi che stavano proprio realizzando questo documentario su attività paranormali, un documentario chiamato proprio Ghost Adventures. Colpiti dalle sue capacità sia come cameraman, ma soprattutto come piglio, perché quando lui si è presentato proprio. La sua personalità. Sì, lui ha un modus di parlare molto carismatico, ma anche nei suoi video è molto carismatico. Comunque lui fa un po' entrare nella situa, quindi hanno deciso di includerlo nel progetto. Ok. Inizialmente, in Ghost Adventures, Aaron Goodwin ha il ruolo di co-investigatore con il protagonista. L'investigatore paranormale, sicuramente magari chi è appassionato del genere lo conosce, Zach Bagans. Zach Bagans. Sì, e fa un po' da esca per le entità paranormali, cioè nel senso lanciano Aaron dentro il castello pieno di fantasmi, chiudono la porta, se sopravvive entrano, se no niente. Bene. Quindi lui sdrammatizza perché vuole sopravvivere probabilmente, quindi ogni volta lo cacciano in queste situazioni un po' spaventose. Però, cosa fai nella vita sono l'esca per i demoni. È interessante. Diciamo che bravo Aaron, complimenti. La sua spontaneità e la sua dedizione gli valgono l'affetto e l'ammirazione del pubblico, che si affeziona a lui, al suo ruolo, che diventa oltretutto sempre più centrale all'interno della serie, anche nei vari spin-off della trasmissione. Un po' come in Elisa True Crime, Partners in True Crime, la gente si affeziona al tuo partners e quindi gli fanno raccontare le storie. Giusto. È un ruolo prioritario. Sei no? l'Aaron Goodwin di Sì, Partners infatti in tu True mi Crime. lanciavi dentro le storie di True Crime, mi ci lasciavi Come dentro esca. e poi, no ma così, esatto. Vedi, destino comune Aaron. Speriamo non nella storia in totale perché sennò. Comunque. Voglio sapere. Aaron Goodwin lancerà anche una linea di abbigliamento chiamata Big Stepping, che ha creato seguendo al 100% il suo stile e quelle che sono le sue ispirazioni, le sue passioni, quindi il paranormale, cinema, un po' di moda, un po' di creepy e di cose un po'. Ok. Lui si è dato da fare, il ragazzo. Comunque, basta con la parte business produttiva, andiamo un po', scaviamo nella vita privata di Aaron, perché è lì che pullula il true crime. Ok. Parliamo della vita privata di Aaron. Si è sposato ad una giovane età con una donna di nome Sheena Goodwin, ma il matrimonio purtroppo. Ah, ok, perché non è Victoria. No, si è concluso perché, fatti loro, i dati hanno deciso di non comunicarli pubblicamente, hanno fatto bene, non ci interessa. Pare però che i due. Non ci interessa fino a un certo punto. Fino a un certo punto, ti raccontiamo perché il gossip non ce lo facciamo mai scappare. In una puntata di Ghost Adventures pare che comunque lui qualcosa se la sia fatta scappare, nel senso che ha dato un'interpretazione un po' più fantasiosa, che praticamente racconta che dopo che loro sono andati a visitare un celebre nightclub. Quindi lui è la moglie con cui. Lui e il team con ok. cui facevano queste registrazioni, che
questo locale si chiama Honky Tonk, è un locale abbastanza malfamato che offre spettacoli di musica dal vivo e magari chissà cos'altro. Ma è un nightclub con le spogliarelliste o non si sa? No, è un Un locale club. dove fanno degli spettacoli di subito a Ok, pensare ok. male. È No, un locale dove come l'hai detto. sì, perché in realtà fanno degli spettacoli di musica country, ma soprattutto ci sono tante leggende legate al paranormale. Ma perché ti sto raccontando di questo spettacolo? Perché praticamente lui dice, si fa scappare in questa puntata, che dopo che sono stati in questo locale, è successo che lui ha percepito come se il loro matrimonio fosse stato avvolto da uno spirito maligno, da una presenza maligna, che praticamente abbia enfatizzato i problemi di comunicazione che già loro avevano, di intesa, e quindi questo matrimonio è finito a causa di questa maledizione che è venuta fuori da questa serata che hanno fatto in questo nightclub. Potevano andare a mangiare una pizza sti tizi, no? Ma poi cosa vuol dire? Cioè, Però, non ragazzi, sono io, è il demone. No, ma perché comunque su TikTok e su Reddit, ovviamente, ci sono tante teorie che circolano riguardo al fatto che lui abbia proprio Aaron abbia proprio risentito di questa visita in questo locale anche personalmente, che proprio ci sia stato qualcosa di Cioè gli si è attaccato addosso questo spirito, questo demone che gli ha rovinato un po' tutta la vita. Pensa che culo. Pensa, bello. E beh. Però, mentre la vita di coppia, che comunque ha sempre tenuto nascosta, lui comunque con Sheena, la sua prima moglie, ha sempre cercato di tenere la vita di coppia abbastanza lontana dai riflettori, a un certo punto conosce Victoria, quella che ho presentato inizialmente come la sua moglie, no? Ok. E invece, con Victoria, lui si mostra super orgoglioso di questa relazione e soprattutto inizia a parlarne anche sfruttando i suoi canali social. Cioè comunque Aaron Goodwin ha un profilo Instagram che è intorno ai 700.000 follower, comunque è una persona che ha un grande seguito e a differenza di come faceva con Sheena, con Victoria poi si vede che proprio c'è una presenza pubblica, cioè sì, vive la sua relazione Sì, pubblicamente. assolutamente. Ma parliamo un attimo di Victoria, giusto presentiamo perché su Sheena non si sa tanto, su Aaron non vi ho detto qualcosa, introduciamo anche Victoria. Victoria è un'ex giocatrice di golf e nella sua bio Instagram lei proprio si definisce come un ex atleta che soffre di acalassia e disturbo da stress post-traumatico. Oh. Ricordiamoci questa cosa perché è molto importante e ci servirà dopo. Scusa, domanda, che cos'è la calassia? La calassia è l'apostrofo acalassia o la? No, la L apostrofo A C H A L S I A. Acalassia. Vabbè, ok. Che cos'è? Ok, vabbè, si dice così, ragazzi. Comunque, la calassia è una malattia, me lo sono andato a cercare perché ovviamente non lo sapevo. Quindi questa parte dove sembra che sono preparato, non sapevo cosa fosse minimamente. Ma sapevi che te l'avrei chiesto tanto? Assolutamente. È una malattia dell'esofago che rende difficoltosa la spinta del cibo verso lo stomaco. Oh. Quindi si tratta, in termini scientifici, di un disturbo della mobilità esofagea in cui lo sfintere esofageo inferiore, la valvola che collega l'esofago allo stomaco, non si rilassa correttamente durante la deglutizione. Oddio. Tutte cose che a te interessano. Che cosa brutta. Cioè, e quindi non riesci a deglutire o... Scusa Elisa, dopo questa spiegazione tecnica, come minimo devi utilizzare disfagia per dire declutire, se no non ci siamo. Comunque no, hai difficoltà praticamente a inghiottire sia cibi solidi che cibi liquidi, perché comunque il tuo è come una sorta di esofagite da reflusso. Soldoni, dottori, scusatemi, tranne Dottor Love. Dottor Love lui non mi scuserebbe. Ovviamente senza poter mangiare le conseguenze diciamo che sono abbastanza chiare, quindi perdita di peso, perdita di energie, soprattutto deficit perché magari alcuni cibi li devi scartare perché sono difficili da masticare, da deglutire, quindi devi integrare. È una malattia complessa, no? Che comunque genera parecchio disagio. Victoria, a fronte di questa sua comunque malattia, decide di farsi portatrice di messaggi positivi e quindi di parlare anche della salute mentale correlata a questa malattia, perché come spesso accade... Infatti, scusa, stavo
subito pensando, se ce l'avessi io avrei proprio paura di andare a mangiare fuori o a mangiare da sola, perché dico magari non riesco a deglutire, mi soffoco o Beh, cose sì, del sono genere. sicuro che tra di voi che state guardando questo episodio o lo state ascoltando ci sarà qualcuno che proverà magari questa sorta di disagio, perché comunque è una cosa molto Sì, comune molto che comune. tra persone che conosco, la paura di soffocarsi oppure la paura di non deglutire Mm-mm. correttamente i cibi. E quindi immagina averla Avendo, proprio esatto. consapevolmente come una malattia fisica, Mhm. tu pensa comunque come vivere la tua vita normale. Vai fuori, prendi un caffè, perché poi si parla di solidi e liquidi, no? Poi Infatti, ovviamente ci sono dei gradi sì, più o meno gravi, però Victoria decide di portare avanti questa sua battaglia contro la malattia pubblicamente, cercando di condividere comunque dei messaggi positivi, non per forza legati a questa malattia, ma in generale, no? Messaggi positivi legati al fatto di combattere verso qualcosa che comunque ti limiti in qualche modo. mhm. È molto bella questa cosa perché comunque, al di là, della malattia, ma, il rapporto tra Aaron e Victoria è bellissimo. Cioè tu dai social vedi proprio come loro siano una splendida coppia, sia nel lavoro di lui, sia nel lavoro che fanno insieme, sia in questi messaggi positivi e a vederli sembra che stiano vivendo una vita da favola. C'è proprio la classica storia da influencer, non da mulino. Prima si diceva del mulino È bianco. vero. Oggi cambiamo, aggiorniamo. La classica storia da influencer. Da favola è anche la proposta di matrimonio, che ovviamente vuoi che non la condividono Sui lì social. direttamente. Esatto. La proposta di matrimonio, che è avvenuta davanti al castello di Disneyland in California nel 2019, con annessi e connessi post del tipo ha detto sì, She said yes. oh my god. Sì, con anelli, cuori, vabbè, le classiche cose, quelle. Dai, ci sta. Esatto. Victoria riceve la proposta ed accetta super emozionata. Solo che purtroppo sappiamo tutti Cos'è quello che è avvenuto successo? nel 2020, è avvenuto la pandemia, il Covid, e quindi Devono devono rinviarle. rinviare queste nozze a maggio del 2022, ma lo fanno sempre a Disneyland, alla Haunted Mansion nel parco, in pieno stile Ghost Adventure. Che bello! Perché ovviamente loro, no, Beh, certo. condividono le cose tra fantasmi. Però lei non è coinvolta in Ghost Adventures, cioè nel programma? In qualche modo nei post sui social comunque si Ok. vede che loro fanno cose insieme, perché comunque lui lei accompagna lui, Ah, ok. cioè comunque secondo me loro condividono molto di questa attività. Magari lei sta un po' più nel backstage, perché Mhm. sulla trasmissione comunque è presente lui, però. Ok. Quindi, ovviamente, arriva la proposta, arriva il matrimonio e giustamente arriva il post. Finalmente è successo, ci siamo sposati dopo tutte queste posticipazioni derivanti dal Covid. E finalmente arriva questo giorno in cui lei proprio dice non potrei essere più felice. Quindi, Ok. ragazzi, è una coppia bellissima, cioè loro si amano, sono felici, si sono sposati, lavorano più o meno insieme, condividono queste passioni, non hanno figli e sono entrambi amanti degli animali. E quindi decidono di adottare un gattino di nome Dodger e un cane di nome Moose. Mm, Sì, che e anche carino. due ratti, Ah, Rapunzel e Pascal. Quindi ok. decidono comunque di allargare la famiglia con tanti animali e su questo siamo tutti Tutti d'accordo, tutti d'accordo. felici, tutto bello. Mhm. Diciamo che quindi le analogie continuano a crescere tra di noi, non è che questo caso l'ho scelto a caso. Sì, tranne la cosa dei ratti, ecco. Eh, diciamo che quelli a casa nostra non li avremmo fatti entrare perché tu Eh, avresti buttato fuori me e i ratti insieme. sì. Ma comunque, i due, affiatati e complici, fanno tantissime attività insieme, viaggiano e condividono comunque tutto con i loro follower, con tanto di caption sempre molto romantiche. Loro proprio sono quella coppia proprio super cuoriciosa che gli piace un sacco mettere proprio super mielosi. Mm. E, oltretutto compaiono insieme anche sui red carpet Mm. e di varie premiere ed eventi mondani. Nel 2023 Aaron porta Vittoria in una casa infestata e documentano insieme l'avventura. Quindi diciamo che la coinvolge ormai anche nel lavoro. Cioè proprio Mm. lui, niente, tutto insieme, Tutto ormai insieme. partners in true crime pure loro. Cioè, Han fatto un podcast insieme per caso. esatto.
dopo questo idillio amoroso, dopo queste proposte, dopo questi progetti, arriviamo ad ottobre del 2024. Aaron parte e va in trasferta in California per girare delle nuove puntate di Ghost Adventures. Ho paura. Victoria rimane da sola a casa e passa il suo tempo facendo le sue cose, le sue attività, ma soprattutto dando cura agli animali, a questi 4 animali che hanno in casa, e facendo delle passeggiate nella natura, anche lei un po' documentando, perché comunque anche lei inizia ad avere un seguito. Poi, a un certo punto, un giorno, nella sua tranquillità, mentre nel chill, sul divano, che sta guardando la TV, decide di guardare questo documentario, questa docuserie di Paramount, Control Alt Desire. Lì è Control Alt Desire, che non c'è Ok. sulla tastiera il tasto Desire. No, ma ovviamente. comunque Stavo pensando se la conoscevo. non la conosci? Bene, ti faccio anche io una spiegazione. Ok. Control Alt Desire è una docuserie crime in 3 Ok. episodi che ripercorre la vicenda del famigerato Grant Amato. Nato nel 1989, Grant Amato è un ex infermiere anestesista della Florida che abitava con i genitori Chad e Margaret e con il fratello Cody, nella loro casa a Chuluota, una zona tranquilla della Seminole County. Ok. Ok, siamo in Florida. Grant ha sviluppato un'ossessione per la pornografia. Ok. Si è infatuato di una modella camgirl. Scusate, non Ok. conoscevo questa definizione. Penso faccia una OnlyFanser Sì. degli albori. Lo conosco a grandi linee, non so i dettagli, però sì, è una cam girl. Sì, tipo un Cool. OnlyFanser, che però non c'era forse ancora OnlyFans. Ancora non esisteva OnlyFans, probabilmente. E lei si fa chiamare Sylvie, pseudonimo di Silvia Ventisislavova. Ok, Sylvie. Conosciuta nel sito MyFreeCams. Ok, sì. Siamo vabbè. lì. Siamo lì. Per accedere ai suoi contenuti hot e alle sessioni webcam, ma anche per inviarle regali, lingerie di lusso, praticamente Grant Amato, questo tizio ossessionato dal porno, ha speso circa $200.000. $200.000. Cioè, ma quindi facevano, cioè lei parlava solo con lui, cioè Immagino che sia tipo OnlyFans, tu ti sì, abboni alla alla tua tua persona preferita preferita o alle tue persone preferite. Nel suo caso credo avesse un parterre di persone preferite bello ampio, per giudicare da quello che è però, la premessa. ma a giudicare a quello che ha speso, spero per lui che avesse soltanto Silvi, perché €200.000 a lei, 200, cioè No. Lui però si era preso proprio bene con lui Sylvie, era la era sua proprio, prefe in sì, era assoluto. prefe in assoluto, e gli ha Ok. smollato $200.000 di roba tra cash, vari Regali. regali, Ok. completini. Ma oltretutto, immaginati, è arrivato anche a rubare dei farmaci nella clinica medica in cui lavorava, la Advent Health, presumibilmente per guadagnarci qualcosa, Cioè per venderli. perché si era venduto tutto Oh mio praticamente. Dio. E quindi l'hanno sgamato Beh, e l'hanno sospeso. Guarda un po'. Oltre a essere stato sospeso perché rubava i farmaci, è stato beccato che somministrava illegalmente dei farmaci sedativi ad alcuni pazienti che secondo lui non erano adeguatamente sedati con la sola terapia prescritta dal suo medico, dal proprio medico ah, curante. Quindi lui si è messo al di sopra delle posizioni. Dottor Lobby in confronto era un pivello, proprio così. ma lui faceva l'infermiere, mi sono dimenticata questo Lui dettaglio. era un ex infermiere anestetista, Ah, ok. capito? Ok. Quindi lui diceva che doveva somministrare di Sì, più perché il medico perché secondo lui era bravo. ok, Ce la faceva, ragazzi. va bene. Comunque, il nostro Grant, allontanato dalla zona infermieristica, Mh. allontanato dai farmaci e da tutto, decide di tentare una nuova carriera. Questa nuova carriera sarà quella di aprirsi un account Twitch. Okay. Quindi praticamente lui siede davanti al computer, racconta le sue cose tramite il suo account Twitch, fa le sue live, poi switcha le live E passa a Silvi. e passa ai siti porno e Ah, passa anche ai Silvi. lui vive con i suoi genitori, avevi detto, Sì. vero? Okay. Ragazzi, proprio lui è un top, un Top. geniaccio proprio. Okay. Oltretutto continua comunque a cercare di accontentare, perché lui comunque con Silvi continua a scriversi, cioè proprio lui è andato. Però non ha più soldi, cioè nel senso non lavora più.
No, più che altro è che la famiglia si rompe le balle, i suoi genitori che menzionavi prima gli dicono senti Grant, non Frank, senti Grant, a un certo punto vai in un centro di riabilitazione perché siamo un po' stanchi e quindi dobbiamo ridurre la tua dipendenza da internet, ma soprattutto quella dalla pornografia. Quindi loro lo sapevano, cioè se ne sono accorti, insomma. Diciamo che se ne saranno accorti, ecco. Non voglio entrare nei dettagli della casa, dei genitori, dei rumori e delle robe. Questo è un caso che comunque dobbiamo parlarne su Elisa True Crime, voglio approfondire. Secondo me potresti fare uno spin-off di Par. Noi siamo lo spin-off di Elisa True Crime, ma poi fai Lo gli spin-off dello spin-off spin-off, è vero. Esatto. Però lui va a fare questa rehab dal porno, ma quando torna a casa non è proprio al 100% healthy, tornato sano. Quindi comunque, nonostante sia migliorato, i suoi genitori lo mantengono comunque sempre sotto controllo. No? E lui fa molta fatica ad accettare questa pressione, perché comunque, tornando nella stessa casa, immaginati le dinamiche, no? Stessi ambienti, stesse cose, stessa Sylvie, e quindi lui fa un po' di fatica. Ragazzi, a un certo punto arriva il momento che dovrebbe raccontare Elisa True Crime, quello in cui nel 2019 si rompe le balle di avere le pressioni da parte dei suoi genitori, lui vuole stare davanti al computer di internet a fare i fatti suoi con Sylvie dalla mattina alla sera, quindi cosa fa? Prende una bella arma da fuoco, va dal papà, va dalla mamma, va dal fratello e li ammazza tutti. No, vabbè. E quindi viene condannato a 3 ergastoli. Comunque, Grant Amato, secondo me dovresti raccontarla la storia un signore a posto, quindi ricapitoliamo. Fateci sapere, lasciate un commento se volete che io parli di questa storia su Elisa True Crime, perché... Però, Elisa, dimmi. Facciamo un attimo un riassuntino. Sì. Quindi, se sei stata attenta. Questo è il documentario che sta guardando Victoria, tra l'altro, ok? Brava. Victoria guarda questo documentario di questo Grant, che abbiamo detto, perché è importante definire la persona, no? Uno con la dipendenza dal porno, che ha ucciso genitori, famiglie e figli per continuare a guardare il porno, con una dipendenza da internet, quindi oggettivamente una brava persona, nel senso, come lo definisci uno così? Un santo quasi, E giustamente Victoria, che è lì nel chill, che torniamo a casa di Victoria, no? Che è lì, che sta guardando il documentario, rimane parecchio colpita dalla storia di Grant Amato, esattamente come anche tu sei rimasta. Anche io sono rimasta colpita. Ma in che modo però? È che voglio raccontarla sul canale. Mentre lei rimane colpita proprio dal fatto che lo affascina. Dice che proprio la personalità che emerge dal documentario di Grant Amato, lei viene proprio affascinata, ne rimane esterrefatta, sì. E da qui... Non me l'aspettavo. E da qui cosa? Inizia la fine della nostra... come dire, sai la palla di neve? Fino a qui era una pallina così, adesso entra nel dirupo. Inizia a rotolare. E inizia a rotolare. Ma che cosa fa Victoria? Victoria, cosa fai? Victoria cade in una vera e propria parafilia. Oh. Conosciuta come ibristofilia. Oh no, Victoria. Inizia a mandargli le letterine in carcere. Che consiste... La spiego io o la spieghi tu? Io la posso spiegare a grandi linee. Cioè, la ibristofilia è quando una persona... credo siano più colpite le donne, però, oddio, non vorrei azzardare. Io mi sono sempre imbattuta in donne che facevano questa cosa, ma in realtà anche gli uomini. Quindi... forse perché la proporzione di uomini arrestati rispetto alle donne per crimini è nettamente maggiore. Che quindi poi c'è comunque, un numero di potenziali vittime di ibristofilia. Comunque malattia è quando una persona è attratto dai serial, cioè dai killer, dai serial killer. Brava, molto preparata. Infatti proprio consiste nel provare un'attrazione romantica o sessuale verso criminali violenti come assassini o serial killer. E Victoria la prova. Per Grant Amato. Sì. E quindi è così. La fascinazione per questi soggetti è un fenomeno che si è manifestato spesso nella storia della cronaca nera, come Elisa True Crime ci ha insegnato, soprattutto nei confronti di serial killer più carismatici e famosi, come Ted Bundy, Charles Manson, che hanno affrontato processi comunque molto mediatici. Ovviamente complice è anche un po' come vengono raccontati, perché... Questo è vero, però ti devo dire che ce ne sono alcuni, tipo Fritzl,
quell'orco cattivo che ha tenuto sua figlia nello scantinato con cui ha fatto anche 14 figli. E lui non è mai stato raccontato come magari può essere stato raccontato Ted Bundy, no? Eppure io mi ricordo quando ho raccontato quel caso che anche lui riceveva tante lettere. Per questo si chiamano parafilie, Sì, perché infatti. se no avrebbero lettere d'amore come nome, ma se tu decidi di mandare una lettera d'amore a un uomo che ha tenuto sua figlia segregata in cantina e ci ha fatto dei figli a sua volta e oltretutto ha fatto delle cose inenarrabili, trovate il video di Elisa da qualche parte sul suo canale. È vecchissimo però, vabbè. Comunque sì, ok, quindi niente, Victoria, ma porca miseria. Quindi comunque vuoi anche il racconto, la stampa e quello che comunque ne comporta, vuoi che... Ma poi, oh mio Dio, c'è questo Grant D'Amato... No, a prescindere da Grant D'Amato, in generale dico, succede che alle volte delle persone si innamorano e si invaghiscono di questi soggettoni. Le motivazioni di questa parafilia comunque, perché io voglio spiegarla bene questa cosa, comunque sono più o meno consce, ma soprattutto diciamo che la nascita proprio di questo disturbo, definiamolo così, correggetemi se mi sto sbagliando, è proprio una cosa quasi una reazione al desiderio di redimere il colpevole, cioè di cambiarlo, sì, che ormai di c'è non il fargli meme. vivere più una vita di trasgressione, ma di portarlo sulla retta via. Ormai c'è il meme, I can change him. I can't. I can. I don't think. Loro pensano di potere. E infatti è una parafilia. Comunque, proprio come è avvenuto nei casi di cui stavamo parlando tra Fritzl, Ted Bundy e Charles Manson e vari ed eventuali, è capitato molto molto spesso che ricevessero delle lettere in carcere, no? Ma anche Dahmer riceveva delle lettere in carcere. E quindi Victoria, che dal chill del suo divano non riesce più, ha proprio del fermento che le batte, decide di passare all'azione e mentre Aaron è a girare i video sui fantasmi, lei decide di scrivere una bella lettera a Grant e indirizza questa lettera all'istituto penitenziario dove è incarcerato, l'Okeechobee Correctional Institution, che si trova in Florida. Anche loro sono in Florida, no? No. Allora, loro sono in Nevada. Ah, giusto. Però Grant D'Amato viveva in Florida, infatti è incarcerato in Florida. Certo okay, che non lo diciamo, questo adone, questo splendore, no. Dov'è che lo mettiamo? Lo mettiamo in carcere dietro l'angolo, no? Comunque, dopo questa prima lettera d'amore che Victoria manda al nostro amico Grant, ma cosa gli scrive, lo sappiamo? Più o meno. Gli piace la sua personalità, prova una stima. Non so in che cosa possa empatizzare, perché lei ha difficoltà a No, ci stiamo mettendo in una zona che non dobbiamo entrare in questo campo minato, perché lui ha... No. Cosa gli scrive sono fatti loro. Ok. Direi che va bene. Potrebbe essere molto pericoloso se ci addentriamo in questa discussione. Ok. Ma nel giro di pochissimo tempo l'amore fermenta, pullula, si piacciono. Perché lui le risponde. E i due iniziano un'intensa relazione epistolare, si cominciano a mandare lettere. E poi, siccome lui è uno giusto, non è che stiamo parlando di uno così, cioè, la conversazione non si dice le lettere, manda, ricevi, si sposta su Facebook e sembrerà assurdo perché lui comunque ha tre ergastoli da scontare, no? Lui in carcere non potrebbe avere un telefono, come è ovvio che siano, ma come spesso accade, a umma, con i giusti agganci, riesce ad ottenerlo e a comunicare all'esterno senza nessun tipo di supervisione. Quindi lui la sua love story se la può coltivare in serenità. Ma io ho una domanda a cui tu non saprai rispondermi, ma io ho bisogno di farla. Ma dato che si mandavano lettere, perché si mandavano lettere fisiche, no? Ma lei, cioè il suo marito non se ne accorge, non l'ha scoperto. Evidentemente lui viaggiava molto, perché infatti, proprio mentre lui è ancora sul set in California, che sta registrando i fantasmi, le presenze sulla sua testa che aleggiano, iniziano ad aleggiare varie presenze sulla sua testa. Victoria passa gran parte del suo tempo a scrivere a Grant e niente, si scambiano centinaia di messaggi, cioè poi a un certo punto leggeranno queste conversazioni e praticamente questi si sono proprio mandati mail, messaggi, Facebook.
Facebook. Era proprio una love story la loro. I toni, infatti, si fanno sempre più affettuosi e romantici, finché i due si innamorano e se lo dicono esplicitamente. Ti amo. Ti amo, Grant amato. Grant amato. Anche tu guardavi il documentario? No, Io amavo te. Vabbè, comunque, tornando alla storia. sono scioccata. No, ragazzi, loro si piacciono. Iniziano a confidarsi anche le loro storie passate, i partner, gli ex, iniziano a fare gossip sugli ex. E lui le parla di Sylvie. Eh, lui ha avuto una bella relazione passata con... E quindi gli racconta tutte queste cose e lui si apre anche sul suo trascorso che comunque, nel senso, era noto a tutti i giornali perché comunque ha avuto la sua famiglia ed è un caso particolarmente scioccante. Ma comunque, questo senso di, come dire, sai, il fatto che sono un po' trasgressivi, lui è in carcere, lui ha 3 ergastoli, quindi non uscirà mai, le crea questa sorta di come sai il proibito, no, il gusto del proibito. E questa cosa non fa altro che enfatizzare il loro legame, no, rende sempre più forte, il desiderio di vedersi, di stare insieme, quasi un'ossessione diventa per questi 2. Poi ovviamente lui aveva i dispositivi, però penso che in carcere non aveva più i soldi per andare su OnlyFans e quindi non poteva più pagare nessuno e quindi a un certo punto Ma secondo te andava su OnlyFans o comunque su anche, con un cellulare di nascosto? qualcosa l'avrà pur fatta, nel senso adesso non voglio speculare, però a un certo punto Vittoria però decide di essere sincera con Grant perché loro si amano e quindi la sincerità ci deve pur stare, no? Certo. E quindi gli dice che comunque è sposata Ah, perché neanche gliel'aveva e detto ha un che marito con questo cui poverino è in Aaron. crisi. Come è in crisi? Ma lui non lo sa che sono in crisi, lo sa solo lei. Crisi che però vive solamente lei, perché Aaron, dal canto suo, continua a cercare i fantasmi, inconsapevole, ed è convinto che le cose stiano andando a gonfie vele. Cioè, capito? Lei si inventa proprio queste cose. Cioè, l'unico fantasma che dovrebbe cercare Aaron è quello nello scheletro nell'armadio di sua moglie, Esatto. probabilmente, perché ce ne sono un po'. E quindi, invece, Vittoria, dall'altra parte della medaglia, dice che il suo matrimonio è freddo, è privo di connessioni, non riescono a comunicare bene. Una storia che suona il vecchio con Sheena e Aaron, ti ricordi il primo matrimonio che non erano ben Ah, è connessi? vero. Stavolta non può dare la colpa al demone, però, cioè, Guarda, ti leggo alcuni messaggi che Victoria manda a, a a Grant. Grant Sì. parlando di Aaron. Non è un uomo cattivo, è solo sparito, come se non esistesse più. Non mi nota, non mi guarda. Sono solo un'ombra in casa mia. Solo un fantasma. Guarda, se era un fantasma lui la cercava e come. Quindi secondo me c'è un po' di Vabbè. chiacchiere. Fantasticando però, Victoria e Grant arrivano a sognare di vivere una vita insieme, come se Aaron fosse completamente fuori dai giochi, cioè loro proprio ci credono, vedono questa realtà, vedono questa vita, un idillio, you know? Ma si sono mai visti di persona o no? Cioè lei è andata mai no, a Non credo perché lei trovarlo? dal Nevada doveva andare in Florida Sì, no, cioè, infatti. capisco che nascondi le lettere mentre quello sta in California a cercare i Sì, fantasmi, però andare andare lì. diventa secondo me Okay. un po'... Quindi tutto solo epistolare, okay. Sì. E comunque loro sognano una vita insieme, fantasticano e si dimenticano, così, per un attimo, del fatto che Grant sia in carcere, condannato a 3 ergastoli, senza possibilità di condizionale, e non vedrà mai più la luce del sole probabilmente. Però in compenso vedrà le conversazioni Facebook con Vittoria. Però questi 2 si amano. Amore, quando l'amore scoppia, scoppia. Scoppia, che devi fare? E quindi decidono di elaborare un piano. Che piano? Un piano diabolico, ovviamente. Ma Victoria, smettila. Ma lei si sente un'ombra in casa e quindi decide di far fuori Aaron. Cosa stai dicendo? Ma sei serio? Pure dice che ha fantasmi. Te l'ho detto che doveva guardare lo scheletro nell'armadio di sua moglie. Quindi,
Veniamo alla zona calda del caso. Siamo al 2 ottobre, quando Grant e Vittoria si accordano per accogliere e mettere insieme $11.515. Mi Soldi, raccomando i $15, perché sennò non si soldi, fa. noi ai dettagli ci teniamo qui, Giusto. soldi che serviranno ad assumere un sicario per svolgere il lavoro sporco e commettere quindi un omicidio su commissione. Perché? Giustamente Vittoria, lui ne ha già tre, Lui ha già ormai tre ergastoli, ha dice, già dato. che devo fare? Ormai il brivido l'ho già provato, e quindi di conseguenza decidono di assoldare un sicario, e i 5 euro sono importanti perché vuoi che... No, certo, è la mancia quella. Esatto, per far fuori il povero Aaron Goodwin. Questo sicario, di cui ovviamente non vengono conosciute, non vengono divulgate le sue generalità, viene contattato e contrattato da Grant tramite un intermediario che è un altro detenuto. Infatti, perché mi stavo chiedendo, ma dove lo trovi? Grant ha il telefono, ha Facebook, fa quel cavolo che vuole. È in carcere, vabbè, sì. Sei al Four Seasons, non è al carcere. E quindi comunque riesce a contrattualizzare questa commissione dell'omicidio di Aaron, e a quanto pare è una dinamica abbastanza comune in carcere, quella di avere contatti con l'esterno volti anche a vendette personali, oppure, che ne so, magari la moglie del detenuto magari si fa fa un'altra vita storia, e il allora detenuto lo sa e quindi fa oh una mio chiamata Dio, e con $11.515 $15. risolve il problema. Ok. Comunque, hanno contrattualizzato, hanno formalmente firmato il contratto con il sicario, e lo stesso giorno Victoria fornisce a Grant le informazioni essenziali per far raggiungere il marito, perché lei lo ama. Rivela quindi in quale hotel sta dormendo, il Best Western Plus a Barrow, e a che orari avrebbe lavorato sul set, così che non si poteva proprio sbagliare. La donna tiene anche traccia degli spostamenti di Aaron, perché giustamente ha il trova iPhone e quindi gli dice esattamente dove si trova. Cioè, pensa a sto povero disgraziato che sta cercando i Sta cercando i fantasmi, e c'è invece fantasmi. qualcuno che sta cercando di far diventare lui un fantasma. Pensa a te che situazione. Niente, però Vittoria è nel brivido dell'amore, non ce la fa, è proprio lì, sta fremendo della passione, e quindi è ansiosa, esaltata, riempie di messaggi Grant, e proprio gliene manda: sono così ansiosa, lol, non riesco LOL? nemmeno a credere che sta succedendo. Ma sei serio? Ma gli ha scritto LOL parlando di voler uccidere suo marito? L'amore, che ti devo dire? Così. In un altro passaggio della conversazione, ti leggo un po' di dettagli, dirà Vittoria: ma sono una cattiva persona? No, ma va. Lei e No. Shanti potevano andare d'accordo comunque. Mogli così. E in risposta Grant dice: ma perché stai pensando questo? Perché dici che sei una cattiva? Che? E lei gli dice: forse perché ho scelto di porre fine alla sua esistenza e non semplicemente di divorziare. Quindi c'è un barlume comunque di... E che? di... Di idiozia Lo sicuramente. sa che c'è un'alternativa, cioè... Però non la Però segue. non la segue. No, lei sa che c'è un'alternativa, ma decide di andare dritta per la strada sbagliata. Come esattamente quando guardava il documentario, poteva cambiare canale, invece no, lei è andata dritta per prendersi una cotta verso questo che ha ammazzato la famiglia perché non si poteva guardare il porno in TV. Comunque, il 3 ottobre è il giorno prestabilito per l'assassinio di Aaron. Hanno settato il trova iPhone, hanno pagato il sicario, siamo tutti pronti, lei ha messo a posto le sue adrenaline. LOL. E quindi, LOL, Grant contatta il sicario e gli comunica esattamente la posizione del bersaglio. Poi, qualche ora dopo, gli manda un altro messaggio per chiedergli se avesse trovato tutto e se fosse tutto regolare, e gli conferma: guarda che si trova esattamente in questo punto esatto. Hai completato completato il fattaccio? Quello che devi fare. Perché guarda che sta dormendo in questo momento nella sua stanza dell'albergo. Quindi, per favore, aggiornami. Ma pare che... No risp. No risp. Gostato. Gostato male da Aaron. No, da Aaron, dal sicario. Ma forse anche da Aaron, perché quel che è certo è che Aaron non viene aggredito. Ok, ma quindi non si sa cosa è successo? Sì, si sa che il sicario si è fregato con $11.515 e arrivederci e baci. Questo è successo, che Aaron non è diventato un fantasma,
No, vabbè. E quindi passa del tempo e tutto sembra normale, anche perché a un certo punto le registrazioni di Ghost Adventure finiscono e questo deve tornare pure a casa, no? Quindi Aaron rientra a casa dalla sua dolce mogliettina e la loro vite continuano e procedono come se non fosse mai accaduto nulla. Lui continua a trattarla come un'ombra. E lei non dice niente, fa No, finta di niente. lei non dice niente. Sì. Lei oltretutto nel dicembre del 2024, quindi proprio l'altro ieri, viene invitata ad un podcast che si chiama Motivational Talks with Ash. E questo podcast è condotto da una life coach che si chiama Ashley Platt, abbastanza famosa negli Stati Uniti, dove Vittoria si mette in gioco raccontando proprio una chiacchierata motivazionale, no? Come i suoi sogni di diventare professionista del golf, perché ti ricordi lei giocava a Era un golf, ex, sì. sono stati messi in pausa quando le venne diagnosticata la Quella... calassia, sì, il fatto che comunque non riusciva più a deglutire correttamente. E quindi lei ha proprio questa parentesi sulla salute mentale e su quanto sia importante il benessere fisico e mentale. Lei, beh, chi non sa insegna, si dice. Esattamente. Però loro sono rimasti così, nel senso lei è tornata, cioè con Aaron, il sicario è sparito, ok, la vita scorre serena. Ma lei e Grant continuano a sentirsi di nascosto? Immagino di sì. Anche io immagino di sì, e anche Quindi, tutti noi stiamo immaginando di ok. sì, perché passa qualche mese e nel marzo del 2025 i funzionari del carcere della Florida scoprono e sequestrano il telefono di contrabbando di Grant. Finalmente. Ma poi marzo 2025, veramente l'altro ieri. È recente questa Sì, storia. certo, assolutamente, ma il punto non è tanto che questi si sono conosciuti nel 2023, sono stati 2 anni Sono e già mezzo, 2 cioè, anni che si capito? sentono. No, vabbè. E ovviamente quando trovano Il il cellulare? cellulare decidono di analizzarlo Chiaramente. e trovano delle agghiaccianti conversazioni con Victoria Candy, che giustamente dicono: ma questi ci Ma questo... fanno o ci sono? E quindi siamo nel marzo del 2025 quando lo trovano e il 4 marzo le autorità della Florida, visto in considerato che hanno trovato questi messaggi dal tono un po' agghiacciante del telefono di Grant, decidono di contattare quelle del Nevada dove vivono Aaron e Victoria, Certo. perché scoprono che Victoria Candy, suo alias con cui si mandava i DM, in Ok. realtà era Victoria Goodwin. Goodwin. E quindi vogliono avvertire le forze dell'ordine di quello che era stato questo presunto complotto fallito miseramente, Però ma che comunque. comunque ci fosse stato. E che a un certo punto il 6 marzo, quindi a distanza di proprio siamo a marzo dal 3, 4, 6 marzo del 2025 il Dipartimento della Polizia Metropolitana di Las Vegas arresta Victoria con l'accusa di istigazione all'omicidio e cospirazione per commettere omicidio. Cioè tu pensa a questo povero Aaron che cercava i fantasmi e si E poi si ritrova è sua ritrovato. moglie. Durante il primo interrogatorio in commissariato, quindi quando portano Vittoria a farle giusto 2 domandine, lei ovviamente nega Ah, tutto, nega. le accuse, e spiega che il suo matrimonio con Aaron stava affrontando semplicemente un momento di crisi e nega categoricamente di aver complottato il suo omicidio. Quindi lei dice: io ero in crisi, mi facevo le mie chattate, ma comunque io non ho fatto niente. Mm. Quando però le chiedono: Vittoria, scusami, ma tu, non so, Vittoria Candy la conosci? Hai un account Facebook? Lei dice: guarda, io No. no, mai utilizzato Mai. questa piattaforma. Facebook? Io Che? no, non so Mm. nemmeno di cosa stiamo parlando. Quando però a un certo punto le viene mostrato un SMS inviato dalla sua utenza telefonica al telefono di Grant in cui gli chiedeva se fosse necessario eliminare i contenuti da Messenger. Cioè, mi sono spiegato male. Quindi, e praticamente le fanno vedere un messaggio. Che lei aveva mandato a Grant chiedendogli. Senti Grant, ma io queste conversazioni che faccio? Le Le cancello? cancello o le tengo? Perché qui sento che comunque, sai, non è che Sì. stiamo parlando di come fare la salsa, stiamo parlando di come ammazzare mio marito. E Lei lei? allora ribatte che forse si stava riferendo a delle altre applicazioni. Guardi, non è che stavo parlando su... Cioè, praticamente, senti? E il rumore di lei che scivola sugli specchi, sì, proprio così.
Dopo poco, finalmente, comunque, dicono, senti Vittoria, Dai. tagliamo corto. Dice di aver utilizzato Facebook, ma di averlo fatto solo in passato, diversi anni prima. Ma non lo capisce che ci sono le chat, che le autorità possono risalire anche alle cose che si cancellano? Perché queste persone non lo capiscono? Fake it until you make it. Sì. Non so, c'era l'amore non lo so. In Vabbè. qualche modo, visto che questa Vittoria era andata un attimo... vabbè. In confusione, ok. I fantasmi li aveva visti i mostri, non i fantasmi. Ma gli investigatori indagano e rileggendo le conversazioni trovano dei messaggi in cui i due discutono su come effettuare possibili pagamenti attraverso le piattaforme, come poter racimolare $11.515 tra Cash App e PayPal. Quindi, in particolare, in uno scambio, Grant chiede a Vittorio un primo pagamento di $2.500 da mandare a Sylvie. Plot twist, colpo di scena. Che lei però ha effettivamente inviato tramite PayPal su un conto specifico, seguito da una seconda richiesta di pagamento. Ora, a cosa servivano quei soldi? Scusa. Guarda, forse era meglio che servivano per Sylvie. Sì, veramente, a sto punto. Di fronte agli indizi, le prove, la polizia che la sta schiacciando, proprio che l'hanno messa a spalle a muro. Di più, certo. Victoria si difenderà dichiarando alle autorità che quanto scritto nei messaggi fosse solo una fantasia, di non aver mai avuto realmente intenzione di far uccidere Aaron e che i $2.500 che aveva versato a Grant servissero solo a fargli avere un altro telefono, ma mai per assoldare un killer, mai. La cifra, oltretutto di $2.500, era quella che l'intermediario chiedeva per avere un telefono, quindi per fare questa transizione un po' a umma dentro il carcere. Secondo me era meglio che Grant mandava soldi a Sylvie e stava tranquillo, così se la passavano sereni. Comunque, Victoria, al seguito di queste indagini, viene trattenuta su cauzione, una cauzione fissata a $100.000 al Clark County Detention Center. E il 13 marzo 2025, quindi circa una decina di giorni dopo l'arresto, Aaron, che giustamente si è rotto i fantasmi di stare insieme a Victoria, chiederà il divorzio. Dirà, secondo me non c'è nessuna riconciliazione possibile tra me e lei. Ha tentato di uccidermi, ma dove dobbiamo andare? Direi. No. Quindi le opinioni, i gusti, leggo una citazione di Aaron. Le opinioni, i gusti, le simpatie e le antipatie di marito e moglie sono ormai diventati incompatibili al punto che è diventato impossibile per noi vivere insieme in un'armonia coniugale. Non c'è nessuna possibilità di riconciliazione tra me e mia moglie. È un modo molto carino di mettere ha cercato di uccidermi e quindi può andarsene a quel paese. Perché Aaron era gentile. Era gentile, sua moglie pure era gentile, però con Grant. Con Grant, non con lui. Dopo l'arresto di sua moglie, i colleghi di Aaron rimangono veramente sotto shock e dicono: ma ragazzi, ma noi tutto a posto. Tutto a posto, non avevamo mai pensato che la vostra relazione sembrava bellissima, dai social, il matrimonio, la proposta, eravate tutti affiattatini, pucci pucci bau bau, e poi alla fine... Ma tra l'altro prima che ho guardato il loro Instagram sembrava stessero ancora insieme, ma sì, forse perché lei non ha più aggiornato il profilo Instagram. E lui anche, cioè nel senso ci sono ancora tutte le foto di loro insieme. Io le avrei cancellate. Subito. Aaron, comunque, giustamente deve dare una spiegazione anche ai fan, no? Che comunque seguivano il matrimonio, la coppia e tutto, e si espone pubblicamente dando questa dichiarazione. Per 7 anni ho pensato di vivere la relazione più amorevole che ci fosse, il matrimonio con la mia migliore amica, una persona di cui mi fidavo con tutto il mio cuore e con cui ridevo ogni singolo giorno. Qualcuno che mi ha fatto sentire sistemato, amato, le sono stata leale e ho fatto tutto il possibile per renderla felice. Pensavo che fossimo qualcosa di più, qualcosa di molto speciale, e così pensavano tutti gli altri. Poverino. Che cuoricino comunque. Aaron però poi spiegherà che nel 2024 aveva già scoperto che Victoria lo aveva già tradito più e più volte con altri uomini. No. Nonostante a San Valentino nel 2025 pubblicavano foto insieme mentre giocavano a minigolf, mentre facevano delle cose, cioè era proprio un po' una farsa. Un po' una farsa, sì. Voglio aprire una considerazione, no? In questo momento, perché come abbiamo detto all'inizio, loro si vedono tanto nei social, tu hai guardato i profili, avete visto anche voi, c'è questa idea, no, di quello che nei social
tutto quello che si vede ancora c'è comunque gente che ci crede, pensa che sia Sì. proprio così. No, vabbè, allora, secondo me è ovvio che sui social uno mostra quello che vuole mostrare e non può mai essere al 100% così, anche perché comunque io ti mostro una foto e poi quello che ci vedi alla fine è più roba tua che roba mia, nel senso io ti mostro una foto e poi tu ci puoi vedere quello che vuoi, nel senso puoi immaginare che sia tutto perfetto oppure puoi immaginare che magari è tutto bello ma ci saranno anche delle cose negative, cioè nel senso no, ognuno proietta poi quello che ha dentro, no? Non si può neanche dire che tutto quello che è sui social è falso perché sennò allora, che ne so, potrebbero dire anche voi due, No, ma fate infatti vedere... ho scelto questo caso anche perché volevo aprire questa parentesi e parlarne un attimo insieme, perché secondo me è molto interessante, anche perché siamo una coppia che comunque Certo. lavorano con i social Mhm. e in qualche modo E condividiamo comunque anche condividiamo, tante cose belle. sì, ma scegliamo di condividere opportunamente quello che ci va, Sì, perché io dico sempre, quando tu apri la porta di casa a milioni di persone, tanti entreranno, ma non tutti magari si puliranno le scarpe prima di entrare o se le toglieranno sì, addirittura. E quindi, come nel rispetto di chi si fa entrare, altrettanto nel rispetto di scegliere quello che si condivide. sì, io E sono quindi di questa idea anche, cioè non penso sia, cioè non si può neanche dire tipo, ah, vedi, allora non condividi le cose brutte, quindi quello che condividi è una visione sfalsata della verità. No, perché ognuno deve scegliere cosa condivide, cioè nessuno si deve sentire obbligato a condividere tutto e tutti dobbiamo capire che i social non sono al 100% tutto quello che esiste nella vita di una persona. Io son molto gelosa delle mie cose, delle nostre cose, i miei spazi di non lo so, di tante cose e quindi condivido tendenzialmente solo cose belle. Tante cose belle non le condivido neanche, tra l'altro, e le cose brutte non mi piace condividerle, a meno che magari non si parla io spesso parlo a parte che parlo di cose brutte già tutto il tempo su Elisa True Crime, però, insomma a volte mi piace anche condividere le difficoltà e tutto, però non lo so, secondo me ognuno deve vabbè, a parte che siamo persone, quindi momenti belli, momenti ci brutti, sono nella anche nella vita di nostra tutti, coppia. sì. Certo non facciamo un Certo. reel dove condividiamo mentre ci scagniamo e stiamo litigando, perché non sarebbe un bel vedere. Però succede Esatto. anche questo nella Sì. realtà ed è giusto che cioè, noi ci amiamo, ci rispettiamo, ma comunque litighiamo, siamo persone normali. Ora, Sì. tornando alla nostra storia, non voglio dire che, come nel loro caso, che Vittoria, mentre pubblicava ad ottobre, giorni prima del tentato omicidio del marito, una foto dove diceva guardate, conoscete questo tipo? È così carino. Oddio, sì, E ecco, questa è una cosa mentre, estrema, ecco, perché mentre stava pensando di c'è uccidere capito? Qui c'è aiuto. proprio una dissonanza, non lo so, c'è il cervello diviso. Sì. Comunque, tornando alla nostra storia, era interessante fare secondo me questa digressione insieme, ma ritorniamo a Victoria e Aaron. Nel 2025, ad aprile, Victoria deciderà di cambiare strategia difensiva, perché comunque deve uscire in qualche modo da questo pantano. Lei, scusami, è in carcere, giusto? È ancora in carcere o è stata rilasciata su cauzione? No, la cauzione era $100.000 che 100.000 nessuno ha pagato, il Nessuno ha marito pagato. sicuramente ha smesso di Okay. sganciare, l'altro aveva dato tutti i soldi a Silvia, quindi non ce li aveva e E al quindi sicario. per cercare di farsi sbolognare fuori dal carcere accetta un patteggiamento. Okay. E come parte di questo patteggiamento i pubblici ministeri ritirano l'accusa di istigazione a commettere l'omicidio, per la quale Victoria rischiava da 2 a 10 anni di carcere, Okay. che comunque l'istigazione a omicidio è un reato Ce non da poco. certo. Durante l'udienza di patteggiamento, Victoria Goodwin risponde alle domande con un tono sottomesso e una voce molto bassa, quindi adesso fa un po' la vittimina, un po' dispiaciuta. Però, nonostante la sua dichiarazione di colpevolezza, continua a negare di aver desiderato seriamente, cioè era uno Era uno scherzo, scherzo. erano i Era una fantasmi, fantasia, come dice lei. esatto, Mh. la morte del marito, aggiungendo che stava quindi proprio sognando ad occhi aperti, infatuata per questo amore che era nato nei confronti di Grant. Mio E Dio. oltretutto, poi riconduce le sue scelte sbagliate a dei presunti disturbi psicologici. Okay. Vuole Che darsi che l'infermità. non lo sì, vabbè no, è impossibile in questo caso, però Vabbè, vabbè. considera che abbiamo definito
di bristofilia come una parafilia, e quindi Sì, comunque ma un disturbo di questo tipo non ti garantisce l'infermità mentale, perché non è che ti toglie la capacità di capire cosa sia giusto e cosa non sia giusto, non è che lei non sa che far uccidere il marito non sa che è una cosa sbagliata, quindi quello sì, ok, sicuramente è arrivata a fare quello che ha fatto cioè, che ci siano dei motivi psicologici, No, non lo aspetta, ma metto in lei dubbio. afferma di essere diventata emotivamente fragile e vulnerabile alle dipendenze affettive e ai comportamenti impulsivi per via proprio del suo disturbo post-traumatico da stress complesso, quello indicato nella bio di Instagram, e per la logorante condizione di salute che doveva affrontare a causa della sua malattia cronica. Cioè non fai uccidere le persone però, no, non lo accetto, no. È come se io dicessi: "Io soffro di ansia, attacchi di panico, eccetera, e quindi dormi con un occhio aperto." Stando alle dichiarazioni contenute in alcuni documenti legali, Victoria si sentiva trascurata ed emotivamente sola, però su Instagram questo non si vedeva, cioè là era sempre love e via, però nei documenti legali tarantelle. Ma che poi può anche essere così, capito, ma non giustifica, cioè, guarda, io Ma posso lei se l'era capire chiesto, amore? cosa? Se l'aveva chiesto? Sono una brutta persona se ho scelto di ucciderlo e non di Lui aveva divorziare? detto: "No, ma perché? Perché te lo chiedi? Cosa hai fatto?" E quindi, siccome lui era sempre fuori per lavoro, ma non è che quando io viaggiavo sempre per lavoro tu... Io con Dahmer. No, forse era La già donna morto. avrebbe quindi cercato attenzioni, avrebbe cercato un po' di... sì, un po' Uno svago, uno svago, e aveva scelto proprio questo proprio legame con lei. Grant. Sì. Ma io ti dico, posso capire non significa, cioè posso capire fino a un certo punto, non lo capisco, ma vabbè, okay, perché io non lo farei e okay. Ma è proprio il voler uccidere un'altra persona che io non cioè nel senso, fai quello che vuoi e vabbè, okay, stai facendo questa cavolata di intraprendere questa relazione epistolare con il soggetto più discutibile degli ultimi 20 anni nella cronaca nera. Okay, ma perché devi far fuori questo poverino? Ma lascialo, ma fagli rincorrere i fantasmi in pace, ma perché devi farlo diventare lui un fantasma? Perché era sotto cura farmacologica e aveva questi stress post-traumatici, aveva Ha difficoltà. sbagliato cura. Ma infatti, oltretutto, questa cura farmacologica su cui lei cerca di difendersi in tribunale, viene praticamente acclarato che la sua condizione fisica farmacologica e di tutte queste cose che lei sta citando non hanno influito Minimamente. minimamente nella sua capacità di comprendere e di scegliere Esatto, consapevolmente di voler far fuori il marito. esatto, infatti. E, No, no, ma no. e poi tu pensa, è che il sicario si è fatto i soldi e se n'è Ma meno andato, ma male. se questo lo faceva fuori e oggi staremmo raccontando un altro caso di true crime. Infatti, meno male che questo era un truffatore, ma non è mai stato preso, È andato rintracciato? via, sparito. È sparito. Sì, forse era Silvi, chi lo sa. Forse gli $11.500 lui li ha dati a Secondo me li ha Silvia, dati a si è Silvi. inventato la storia del sicario Stii tranquilla, guarda. e si è fatto mandare un reggiseno profumato e un paio di calzini e via. Tanto aveva il telefono prima che glielo sequestravano. Pa, 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 pa. In tribunale, presso il Regional Justice Center della contea, tra le lacrime, Aaron, poverello, cuoricino, descrive il dolore provato nello scoprire che Vittoria lo stesse non solo tradendo, ma che comunque aveva cercato di fare Cercato. delle cose non proprio piacevolissime e che aveva oltretutto pensato di tornare con lei se però non avesse scoperto il complotto per l'omicidio, nel senso Esatto. lui era già passato sopra i tradimenti, però dice forse l'omicidio è un po' too much. Forse, sì. Questi insieme ovviamente non ci tornano. Meno E male. il giugno 2025, proprio l'altro ieri, Victoria viene definitivamente condannata a una pena detentiva che va dai 36 ai 90 mesi, con il credito per il tempo che aveva già scontato dietro le sbarre in questo periodo di Sì, varie ed di varie. eventuali. Quindi dalla sua cella indirizza però all'ex marito, tramite un telefono di nascosto, No, okay. Sì. queste parole. Innanzitutto,
soprattutto, prima di ogni altra cosa, vorrei scusarmi con Aaron. Mi dispiace immensamente per il dolore e l'ansia che ti ho causato e per il senso di tradimento che indubbiamente e giustamente provi a causa delle mie azioni. Devi sapere che ti amerò per sempre. Prego sinceramente che tu ritrovi la gioia e la pace e uscirò dalla tua vita per sempre, sperando di facilitare questo processo. Mi dispiace averci separati e sono consumata dal rimorso ogni giorno. La mia promessa assoluta è che non mi rivedrai né sentirai mai più. Almeno quello. Però Aaron giustamente si rompe le scatole e le chiede $10.000 di danni punitivi, accusa l'ex moglie di aggressione e sequestro di persona, sostenendo di essersi oltretutto sentito in apprensione in passato a causa dei suoi disturbi e delle cose che lei diceva di avere e che lei stesse tentando proprio di tenerlo rinchiuso in casa per evitare che viaggiasse in svariate occasioni. Il suo ultimo post per tutta questa storia comunque risale al 21 marzo, quando ringrazia ufficialmente i suoi follower per averlo supportato all'interno di questo teatrino, esatto, e scrive esattamente: mi è stato davvero di aiuto avervi vicino, vi ringrazio tutti. Ma da allora i post di Aaron, come puoi ben vedere, Infatti. saranno solo incentrati su Ghost Adventures, quindi non parlerà più né della sua vita personale né della sua vita privata né dei tentati omicidi fatti dalle varie mogli con cui si frequenta. Per chiudere in bellezza, abbiamo detto dove si trova Victoria, abbiamo detto cosa fa Aaron, ma scusami, ma non ti viene in mente? Certo, Grant, il nostro amico Grant. Grant, dato che comunque Lui non è c'è in carcere. non è tanto c'ha 3 ergastri che Sì. non l'hanno per evitare di rispendere spese processuali Sì. senza motivo, non l'hanno nemmeno mai incriminato i procuratori del Nevada per questo tentato omicidio su commissione. E quindi la storia si conclude qui. Io sono sconvolta, non sapendo niente di questo, del caso che stavi per raccontarmi, non sapevo dove saremmo andati a parare e quindi quando mi hai iniziato a parlare dei pit e dei fantasmi, eccetera, ho detto questo sarà qualcosa di paranormale o, tra virgolette, paranormale, non so. E Però non me lo sarei mai ti voglio fare una aspettato. domanda, ma secondo te qual è la parte più sconvolgente? Il fatto che lei si sia invaghita di questo personaggio veramente indicibile o che a seguito di questo sentimento, questa pulsione? Questo, cioè che a seguito di questo sentimento lei abbia deciso di far fuori il marito. Cioè, perché ripeto, non posso capire, però posso capire. Posso capire cosa, scusa? No, non posso capire ovviamente, però non so come dire, non è illegale. So, è che ne vedo Non è così. illegale tradire il marito, è illegale ucciderlo Esatto, potenzialmente. però ne vedo quindi... così tante nelle storie, no, di persone che poi scrivono ai detenuti e quindi purtroppo posso, ok, dico porca miseria, potevi non farlo, però come da lì poi passi a ok, faccio fuori mio marito, no, quello, oddio, quando è successo, come è successo, cioè no. Però c'è una considerazione secondo me interessante, perché tu prima hai detto una cosa molto bella quando parlavamo dei social, del fatto che comunque tu nei post che guardi in realtà vedi più di Quello che hai tu, te sì, che quello certo. che c'è. E quindi una persona, uomo o donna che sia, perché poi i casi sono stati in entrambi, Sì, sia uomo che assolutamente. donna, che si invaghiscono di criminali Sì, vari ed sì. eventuali. Mi viene da pensare, io uomo che mi invaghisco di una persona che so per certo che ha fatto del male, che è un criminale, che è una persona potenzialmente pericolosa, perché lo faccio? Perché sento questo bisogno? Se non magari perché dentro di me forse ho qualcosa di irrisolto o non mi sento come dire, accettato da una società ordinaria, quindi vado a ricercare attenzioni in una persona Che non è che non è ordinaria. ordinaria o comunque che so già che magari ha un livello di accettazione, no? Di aspettative che sicuramente è più basso, cioè non mi devo preparare, sto parlando con un serial killer, quindi Beh, oddio, magari però, cioè, non non lo lo so, mi so. incuriosisce, ti faccio questa domanda perché non riesco proprio a capacitarmi, cioè io puoi Ma per secondo me, frequentare delle persone sbagliate, ok? Però quando tu lo fai è un po' tipo la rana bolile, lo fai perché l'hai scoperto dopo, no? sì, Che esatto. sono persone un po' sbagliate, dici, "Ok, poi mi sono affezionato", ma tu lo sai già lì di default Sì. che lui è una persona marcia. Beh,
Ah beh, sì, in questo caso sì, nel senso che lui non è che neghi di aver fatto quello che ha fatto. Però quello che hai detto tu e quello secondo me vale anche per gli uomini, è proprio la sensazione di poter salvare. Cioè, nel caso degli uomini mi viene in mente, che ne so, Jodi Arias, te la ricordi Jodi Arias? Quante lettere avrà ricevuto Jodi Arias, poi lei molto bella, ma anche Gypsy Blanchard, lei si è fidanzata 2 volte con 2 uomini che le scrivevano le lettere in carcere. Tranne Sylvie. Sylvie non si è fidanzata con... Ma Sylvie sta benissimo con tutti i soldi che Grant le ha da no, poverina, cioè comunque immagina anche lì, sapere che comunque uno, perché era fissato con te, ha ucciso la famiglia. Vabbè, secondo me negli uomini specialmente magari nasce quella cosa del: "Io posso salvarla questa donna qua", no, un po' come hai detto anche per Chissà se però più negli uomini o nelle donne, questo mi piacerebbe saperlo, e se c'è qualcuno tra di voi che sicuramente ne sa più di noi di psicologia, fatecelo sapere nei sì, commenti, che ci è piacerebbe. molto interessante E questo. tutte le potenziali considerazioni e riflessioni scrivetecele. E ricordatevi di dirmi se volete che io tratti il caso di Grant D'Amato, anche se sarà difficile trattarlo dopo aver scoperto tutta questa parte qua. Vabbè, però sarà carino, dai, vediamo. Sì, Potrebbe è essere uno... interessante. Cioè, carino non è mai quando si Carino tratta... no, ovviamente, tra 1000 virgolette. Però, Ok, detto questo, chiudiamo il primo episodio, siamo tornati, dobbiamo un attimo familiarizzare con queste sì, nuove poltrone, io sono molto posizioni comoda, comunque e posso dirvelo. tutto. Spero comunque che, se siete arrivati fino a qui e avete avuto la pazienza di ascoltarmi anche questa volta, io vi ringrazio. Fateci sapere se vi piace la nostra nuova casa La nostra nuova casa True Crime e ci e rivediamo al prossimo episodio. ciao!